Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda i rientri dagli infortuni, perché si rivede Neres a Castelvolturno e ci danno un Rachmani convocabile per la partita di venerdì contro la Cremonese. Passeremo anche per una notizia di calciomercato perché ci sono stati contatti, il Napoli ha preso informazioni per Alajbegovic, esterno sinistro bosniaco che gioca in Bundesliga. Facciamo il punto insieme. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto, diamo una mano all'algoritmo e poi se vogliamo proprio farlo divertire questo algoritmo e avete un hype disponibile spendetelo sotto questo contenuto. Detto ciò, partiamo ovviamente da questa notizia di calciomercato en passant e poi ci soffermiamo su Rachmani e Neres per quanto riguarda i rientri. Detto questo, Alajbegovic 18 anni, esterno sinistro, bosniaco in forza al Salzburg. Diciamo che sta facendo una grandissima annata dal punto di vista dei numeri, perché in Bundesliga sono 28 le presenze del calciatore, 8 gol e 3 assist per un esterno sinistro, sono numeri che ovviamente non vanno sottovalutati, però c'è sempre l'incognita. È solo quest'annata, sarà solo quest'annata. E poi dal punto di vista del ruolo abbiamo parlato ieri di Noah Lang, non verrà riscattato, abbiamo un Alisson da riscattare, ci sarebbe quest'altro calciatore da mettere in lista e quindi c'è già affollamento su quella fascia. Mi auguro che il Napoli non viri su un profilo del genere scommettendo, perché anche se dal punto di vista tecnico e se vi andate a vedere ovviamente l'annata che sta trascorrendo il calciatore rimaniamo tutti quanti è da prendere, però bisogna sempre vedere se è un anno, se sono due, se è un fuoco di paglia. Ecco perché andiamoci con calma e abbiamo Alisson che sappiamo benissimo che panni veste, perché Alisson l'abbiamo visto dal primo momento a Napoli. Riscattiamo Alisson. Teniamo ovviamente in considerazione la situazione Noah Lang, perché abbiamo letto che ha cambiato procuratore e quindi potrebbe anche sbloccarsi la situazione riscatto per quanto riguarda il Galatasaray, e allora in quel momento ti dedichi sull'altro esterno la coppia per formare la coppia degli esterni a sinistra, prendendo un grande calciatore, un grande profilo e una grande scommessa come questa. Siamo tutti d'accordo, però c'è sempre quell'incognita, perché poi ci siamo scottati anche in passato con un Lindstrom di turno e non vorrei passare gli stessi momenti. Detto ciò, il contratto del calciatore è fino al 2029, Transfermarkt ci dà un valore di 15 milioni ma è bassissimo, credo che si arrivi 30 milioni o qualcosina di più, vista l'età, visti i numeri e vista la stagione che sta trascorrendo. Ambidestro, quindi sa usare tutti e due i piedi. Poi se lo andate a vedere per highlights, video e tutto ciò che è disponibile online, 1 contro 1, i piedi sono molto ma molto buoni, i cross, passaggio molto preciso, ma diciamo che per quanto riguarda un esterno a sinistra sembra un calciatore fatto, finito e completo. Però con la dovuta calma il Napoli sta prendendo informazioni, anche se sul calciatore c'è mezzo mondo. Se andate su Transfermarkt, sul calciatore c'è la Roma, il Milan, il Napoli, il 17% il Borussia Dortmund, il 39% c'è anche l'Arsenal, Aston Villa, City, Benfica e Sporting Lisbona. Quindi la lista è molto lunga, ma ci dicono che avrebbe scelto la Serie A, quindi Milan, Roma e Napoli alla finestra e magari in agguato per piazzare il colpo. Detto questo, in casa nostra, in casa Napoli, gli infortuni e i rientri si rivede David Neres a Castelvolturno. A Castelvolturno ieri è tornato anche David Neres, esploso a metà stagione e poi fermato dall'infortunio alla caviglia sinistra. È rientrato dopo 85 giorni dall'intervento in Inghilterra. Potrebbe essere a disposizione per le ultime 2 o 3 uscite in stagione. Anche lui fa parte dell'altro Napoli, quello che potrebbe trovare spazio nel finale d'annata per lanciarsi in quello che verrà, o anche solo per riassaggiare il campo. Quello che molti hanno visto per forse poco tempo, quegli azzurri che possono ancora dare una mano.
Non si discute Neres ciò che può fare in campo e non si discute dal punto di vista tecnico il calciatore, però diciamo che le incognite, torni da un infortunio abbastanza grave, non sei mai stato diciamo dal punto di vista fisico una roccia per quanto riguarda l'infortunarsi, affaticarsi e diciamo dal punto di vista muscolare, un tantino fragile, quindi è lì l'incognita che poi si possa giocare le ultime due, le ultime tre partite di campionato, vedremo. L'importante è che è tornato al 100%, infortunio messo diciamo dietro le spalle e quindi sei arruolabile senza poi ricadere in eventuali situazioni scomode, poi ti riaffatichi, facciamo le cose con calma perché tanto le ultime partite non serve diciamo sfruttare un calciatore, lo hai convocabile benissimo, poi a finire che si affatica a ridosso del mercato, se lo vuoi mettere sul mercato oppure un rinnovo di contratto e quant'altro, situazioni comunque da tenere sotto controllo. Bentornato assolutamente David Neres in gruppo. C'è la news su Rachmani, lo danno addirittura convocabile per la partita con la Cremonese, poi vedremo se sarà così. La sua stagione non è stata tra le più fortunate, un paio di infortuni muscolari decisamente seccanti e un altro contrattempo gli hanno sottratto ben 19 partite e le abbiamo sentite tutte e 19 le abbiamo sentite perché c'è un Napoli dal punto di vista difensivo con Amiri in campo e con Di Lorenzo in campo, c'è tutt'altro Napoli mettendo tutte le pezze che ci vogliamo mettere e facendo tutti gli esperimenti del caso che non rende assolutamente. Anche sabato scorso, nel giorno del crollo al cospetto della Lazio, è rimasto seduto a guardare. Appena tornato tra i convocati dopo 7 giornate di assenza a causa del problema rimediato con la Roma il 15 febbraio. Ora però ci siamo. Pochi dubbi in merito al suo rilancio dal primo minuto al centro della linea venerdì contro la Cremonese, nella seconda consecutiva al Maradona in meno di una settimana. Al centro della difesa ce lo danno, quindi Rachmani, chi gioca a destra? Io credo che giochino Rachmani, Buongiorno e a sinistra Olivera o Juan Jesus di nuovo nel terzetto di difesa, oppure, non so, qualcuno ha bevuto un po' troppo e vedremo Rachmani, Beogam a destra e Buongiorno a sinistra. Io vorrei vedere Buongiorno a sinistra con Rachmani ovviamente che torna convocabile e titolare per, diciamo, non trarre conclusioni ma valutare, ecco, il difensore italiano, in questo caso Buongiorno, perché l'annata è stata, non voglio dire un disastro, ma è stata poco sufficiente per quanto mi riguarda, al di là delle partite che ha giocato, quelle che non hai giocato, però c'è altalenanza di prestazioni, c'è disordine dal punto di vista posizionale e poi se torniamo indietro, calci di rigore, braccia larghe, eccetera, eccetera, non è che è stata un'annata poi da incorniciare. Ecco perché vorrei vedere il Buongiorno con Rachmani in campo dal punto di vista della direzione della linea, perché Rachmani dirige la linea, Buongiorno al centro della difesa fa un tantino di fatica e l'abbiamo visto, senza star qui però a dover fare i criticoni. Ovviamente i fatti sono questi e li conosciamo, non è che stiamo facendo i criticoni, vorrei solo vederlo fino a fine campionato per diciamo valutare se è una situazione compagni di reparto e cala la mia di prestazione oppure sono calato io in base a qualcosina che è successo, in base anche a quell'infortunio grave che ha avuto comunque alla schiena e quant'altro. Può anche darsi che dal punto di vista posizionale, la postura, non puoi spingere come prima, devi riassestarti, ecco, per quanto riguarda lo stare in campo, non puoi spingere in una determinata situazione, devi un attimo diciamo rivedere, ecco, come ti metti in campo, come ci vai su un pallone, non lo sappiamo. Ecco perché sono molto ma molto curioso per quanto riguarda il rientro di Amir Rachmani. È un Napoli che si guarda intorno, è un Napoli che dal punto di vista del mercato noi commentiamo le notizie, però ne esce una al giorno, non è che sto qui a commentarle tutte. Ieri è uscito Maresca, contatti per Maresca, oggi Maresca al Manchester City, quindi seguire comunque tutte queste situazioni di mercato, col mercato che poi non è iniziato ufficialmente, diventa un challenge un tantino complicato, però siamo qui
a dire la nostra, ad esprimere una semplice opinione. Fatemi sapere la vostra come sempre qui sotto nei commenti, perché nella sezione qui sotto si cresce e cresciamo insieme, anche il sottoscritto, col confronto e le diverse opinioni che ci possono essere. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!